Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Molto bene. Oggi volevo parlarvi brevemente del video che è uscito la settimana scorsa qui sul mio canale di YouTube e che si intitolava Carta spesa anche per gli ex percettori di RDC. Comunque poi non vi preoccupate perché anche qui sotto vi lascio il collegamento nella info box così ve lo potete andare a vedere. Ecco. Allora, cosa è successo sotto quel video? Sotto quel video ho ricevuto un sacco di commenti di tantissime persone che mi chiedevano cose di questo genere. Per esempio, ciao, sono sola, prendo assegno di inclusione, posso fare la domanda? Oppure, io non prendo niente e non lavoro, sono senza reddito, posso chiederlo? Oppure ancora, i single senza figli che hanno avuto rifiutato ADI e non hanno fatto domanda SFL, spetta la carta dedicata a te? E un'altra ancora, posso fare domanda della carta? A parte il fatto che secondo me chi ha fatto queste domande ha aperto il video, cioè ha letto il titolo, ha aperto il video, ha commentato e poi ha chiuso il video perché in realtà lì dentro era spiegato molto bene tutto quanto e quindi io a sto punto consiglio di andarla a guardare, così una parte di problemi si risolvono. Poi per il resto partiamo subito da questo fatto e questa informazione tra l'altro si può trovare sia sul sito internet delle poste che sul sito internet del Ministero. La carta dedicata a te è stata la carta di pagamento prepagata sulla quale è stato ricaricato un contributo, una tantum vuol dire una volta sola, di 382 euro e spicci. E quel contributo serviva per l'acquisto dei soli, attenzione, soli beni alimentari di prima necessità. La carta era completamente gratuita, quindi questo voleva dire che non bisognava pagare per poterla ricevere o richiedere. Ma la cosa che forse molte persone non hanno, diciamo, ben compreso è che la carta non era richiedibile, cioè non poteva essere richiesta dal cittadino. Ecco, non è che uno andava da qualche parte e chiedeva la carta. Quindi questo vuol dire che i beneficiari che hanno ricevuto la carta dedicata a te venivano praticamente selezionati dall'INPS e dai comuni nel senso inteso come palazzo comunale, in quel senso lì. Ovviamente non erano stati selezionati con un'estrazione a sorte, attenzione, sia chiaro, ma dovevano ovviamente avere determinati requisiti. Poi cosa succedeva? Una volta che l'INPS mandava un elenco di persone estratte, in questo senso proprio così, cioè, se no dobbiamo starci qui a tutta la giornata, dopodiché cosa succedeva? Erano i comuni a comunicare, quindi ad avvisare alle persone interessate l'assegnazione della carta e le modalità del ritiro della carta presso tutti gli uffici postali. Quindi, per rispondere a tutte le domande che ho ricevuto in questo video, cioè scusate, nell'altro video, e speriamo che stavolta le persone lo guardino tutto e non che entrano solo per commentare, per rispondere alle domande, diciamo, quali erano i motivi di esclusione dal contributo? Quindi questo vuol dire che il contributo non veniva consegnato, questo contributo, questa carta non veniva consegnata ai nuclei familiari che così indistintamente, venivano selezionate le persone e tra l'altro quelle persone nel momento in cui quella carta veniva assegnata non dovevano prendere questi sussidi o questi pagamenti che erano il reddito di cittadinanza, il reddito di inclusione, quindi loro dicono qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. All'epoca, all'entrata del decreto, quando è stato fatto il decreto, non bisognava avere il reddito di inclusione all'epoca.
secondo me adesso che poi, vabbè, ne parliamo dopo comunque. Reddito di inclusione, nuova assicurazione sociale, quindi la NASPI e la DISCOL, indennità di mobilità, fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, la cassa integrazione, la CIG, per capirci, e qualsiasi altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria erogata dallo Stato. Ora, per finire, e quindi mi ricollego al discorso di ieri di CEO assegno reddito di inclusione, sappiamo che entro pochi mesi il Ministero dovrebbe, perché qui sono passati già ben che 5 mesi, da quando ha detto diamo la seconda ricarica, sono passati 5 mesi, 5, dovrebbe ricaricare nuovamente la carta, ma non sappiamo esattamente né quando e soprattutto quanto, cioè quanti soldi sarà la ricarica. Perché? Perché? Perché siamo in attesa del nuovo decreto che anche qui dovrebbe uscire. Quando dovrebbe uscire non si sa. Sappiamo solo che a giugno ci sarà una cosa, ci saranno delle cose che saremo chiamati tutti quanti a fare, e lì guarda un po', secondo me succederà qualcosa con questa carta dedicata a te, quindi o prima di giugno, quindi entro maggio, oppure dopo giugno, quindi luglio, Non so perché, ma certe volte queste cose mi puzzano un pochino. Comunque, nel frattempo, se vi interessa, vi lascio poi qui sotto nella info box un paio di collegamenti che potrebbero esservi veramente utili a capire come funziona la carta. Quindi uno riguarda il sito internet delle Poste Italiane, che lo trovo fatto molto molto bene, soprattutto scritto in maniera molto semplice. E l'altro è quello del Ministero dell'Agricoltura, che tra l'altro risponde anche ad altre domande di carattere generale. E poi vi lascio anche il collegamento al mio precedente video. Io vi consiglio di guardarli tutti. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Di questo argomento qua ve ne avevo accennato giusto un paio di cosine in un video che ho fatto la settimana scorsa e vi avevo appunto detto che avrei affrontato l'argomento un pochino più in dettaglio perché ormai siamo arrivati al periodo e quindi è giusto parlarne, no? Ecco. E allora partiamo da qui. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, lo sapete, tutti gli anni di tutte le persone una dichiarazione dei redditi precompilata, quindi o il modello 730 precompilato o il modello unico redditi persone fisiche, anche quello precompilato, con diversi dati già inseriti al suo interno. Quindi facciamo un esempio: le spese sanitarie, le spese universitarie, le spese funebri, premi assicurativi, i contributi previdenziali, tutti i bonifici pagati per gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli di riqualificazione energetica e tanto altro. Questo è solo una piccola parte, perché poi per il resto praticamente hanno già caricato quasi tutto lì dentro. E allora cosa succede? Succede che chi accetta online, quindi sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, il 730 precompilato, senza fare nessuna modifica, non dovrà più esibire, quindi mostrare, le ricevute che attestano tutti gli oneri detaribili o deducibili che sono stati caricati all'interno del 730. Chi invece fa la modifica, quindi modifica i dati di tutte le spese detraibili, deducibili che sono inserite all'interno della dichiarazione dei redditi, dovrà poi ovviamente tenersi tutti i documenti e mostrarli nel caso in cui dovesse esserci un controllo. Non dico che è una specie di cose del tipo se tu fai come dico io va tutto bene, se invece vuoi fare di testa tua va tutto male, però mi sa che più o meno l'andazzo era quello. Poi a partire da quest'anno tutti questi vantaggi vengono applicati anche in caso di presentazione del modello redditi con modifiche.
La grande novità è che per pensionati e dipendenti l'agenzia poi metterà a disposizione le informazioni attraverso, dicono un percorso semplificato e guidato, e poi quando praticamente sarà sbloccata la possibilità di conferma o modifica, quei dati saranno poi riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi. Un'altra cosa che dovete tenere a mente è che la data fissata dal fisco per poter approvare tutte le variazioni o accettare il modello per quello che è, per quello che vi viene presentato, avete tempo a partire da lunedì 20 di maggio. Quindi per adesso ve l'ho impiazzata lì e ve la guardate, no? Ve la guardate, dice questo è a posto, questo non è a posto, questo va bene, quello non va bene, via discorrendo, no? Voi prendete nota, vi fate i vostri dovuti controlli, conteggi e poi eventualmente a partire da maggio potete modificarla, variarla, inviarla, non inviarla, guardarvela, insomma fate poi quello che volete, insomma. Vi do solo un piccolo consiglio, perché so già poi come ragionano le persone. Non date per scontato che tutto quello che trovate già precompilato all'interno della dichiarazione sia corretto e perfetto. Mi raccomando, controllate sempre tutto quanto se ve la fate da voi. Se la fate fare da un professionista, allora loro accedono ai vostri dati, però loro ovviamente faranno i dovuti controlli e vi diranno questo così, questo cos'ha, qua c'è scritto così, qua c'è scritto cos'ha, cosa vuoi fare, cosa non vuoi fare. Però mi raccomando, se ve la fate da voi, verificate sempre tutto quanto. Non prendete per oro colato tutto quello che trovate scritto lì davanti. Io ve lo dico per esperienza perché ne ho viste di cotte, di crude lì dentro, quindi voi dovete sempre controllare. Ricordatevi che poi siete voi quelli che firmate quando inviate, quindi l'ultima parola poi cioè siete voi che la dovete dare, ecco. Poi, prima di concludere, la pillola del giorno. La pillola del giorno. Ricordatevi le dirette live del giovedì sera alle 21:30 qui sul mio canale di YouTube per vederci a faccia, per rispondere a domande, risolvere problemi, cercare di risolvere i problemi. Ovviamente chi non ha domande da fare può semplicemente venirmi a salutare in diretta live, oppure per chi volesse può anche, oltre a salutare me, può anche salutare gli altri iscritti del canale. Sta diventando una bella community perché praticamente molte persone ormai siamo praticamente quasi tutti amici, quindi praticamente sta diventando un gruppo di persone. Ci vediamo il giovedì sera e ovviamente, come vi ho detto, oltre a parlare di questo tipo di problematiche, non problematiche, si parla anche tra di noi, si scambiano insomma 4 chiacchiere. Quindi ricordatevi la diretta live del giovedì sera alle 21:30, quindi dopo cena. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento sempre qui sul mio canale YouTube. A presto, ciao!